Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, quindi come andrà, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo queste nuvolette, vuol dire che la settimana si può aprire in una fase di incertezza e di confusione. Non dobbiamo preoccuparci perché spesso sono passeggeri e quindi potremmo portare via questa instabilità. Se poi c'è una situazione che vi preoccupa, effettivamente entra in gioco la nostra torre a farci capire che dobbiamo trovare un po' di spazio, di riflessione, oppure abbiamo bisogno semplicemente di recuperare la nostra lucidità, forse anche di riposarci perché abbiamo accumulato un po' di stanchezza e di stress. Non solo la torre ci fa capire che forse possiamo trovare il momento giusto per sfruttare un qualcosa a nostro vantaggio e prepararci per bene a una situazione, a un qualcosa. Possiamo farlo anche con l'aiuto di qualcuno oppure grazie alle nostre esperienze, alla nostra bravura, alla costanza, all'impegno, anche alla determinazione. Spesso è vero, il cane salta fuori quando abbiamo proprio bisogno di perseverare, di continuare o trovare magari subito una soluzione prima di procedere e in alcune circostanze magari di farci aiutare da qualcuno di fiducia, ovviamente. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, e quindi abbiamo Toro, Vergine e Capricorno. Questi sono proprio quelli principali, un pochetto quelli di Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente. Per chi non è interessato può anche ascoltare perché alcune cose possono essere adattate alle relazioni più importanti di amicizia, famiglia, figli, eccetera. Troviamo il crisantemo, quindi partiamo col piede, è vero, un po' confuso, però quantomeno questa carta ci indica riflessione. Abbiamo degli interrogativi, siamo perplessi su un qualcosa, però abbiamo semplicemente bisogno di aspettare e di osservare. Serve una strategia, sia per verificare alcune cose, per essere ben sicuri prima di proporre e dire qualcosa, oppure semplicemente abbiamo bisogno di superare un nostro personale blocco. C'è un'esitazione, è vero, che può voler dire aver paura di dire qualcosa, forse abbiamo paura che l'altra persona non possa capire, che non possa comprendere quello che sentiamo, quello che desideriamo. Quindi in qualsiasi circostanza è una fase passeggera e infatti il mughetto ci sta proprio dicendo che ritroviamo la serenità, che c'è possibile ripresa di comunicazione, riequilibrio di una situazione, anche di quelle più compromesse, quelle più difficili e complesse. Poi può parlare di festa, di incontro, di viaggio, di anche coinvolgimento, riunione, sia diciamo personale, ovviamente diciamo di coppia, ma anche di famiglia e delle persone più care, più strette. E troviamo anche il Bucaneve.
e questa ci parla di nuova speranza. Nuova speranza per le coppie magari può essere un qualcosa che vi dà maggior forza e sostegno di affrontare al meglio alcune difficoltà che possono essere vostre o dell'altra persona o anche che state affrontando insieme, oppure nuove possibilità e opportunità, soprattutto se magari avete dei progetti da realizzare, quindi delle nuove idee da mettere in moto. Questo vale anche per chi è single, ovviamente per voi c'è qualche indicazione che può riguardare nuova fiducia, nuova speranza per magari una conoscenza. In realtà è vero, può essere nuova, però alcune cose possono richiamare anche l'attenzione a qualcosa già in corso di sviluppo e quindi nuovi segnali di interesse da parte di una persona che era sparita, oppure che le cose si sono al momento bloccate, ci può essere un chiarimento, quindi anche incontro o sentirsi, eccetera. Quindi ci sono questi nuovi possibili sviluppi di vecchie situazioni oppure un qualcosa di totalmente nuovo che può dare nuova e fiducia proprio in questo ambito. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Vediamo cosa vogliono dirvi, magari anche se avete dei nuovi progetti, così possiamo capire le energie che si muovono. Sicuramente con questa carta possono essere abbastanza positive, perché la carta denaro, oltre a far riferimento alle cose favorevoli, proficue, vuol dire che alcune cose si muovono nel verso giusto e quindi sia possibilità di fare degli affari vantaggiosi, di avere un aiuto, di rinnovamento soprattutto nelle situazioni più complesse, oppure anche di ricevere degli ottimi consigli. Quindi c'è questa evoluzione, può riguardare anche molto quei rapporti, infatti non a caso lo troviamo proprio vicino alla carta del cane, quei rapporti di lavoro o anche se state valutando delle collaborazioni, c'è, è vero, impegno, costanza, infatti risuonano tantissimo le energie principali, quindi è richiesto da parte vostra assolutamente sì, azione concreta, chiara, volontà e decisioni che possono superare ostacoli e difficoltà, ma non solo, anche tenacia e impegno che vi porteranno dei miglioramenti, dei cambiamenti importanti e poi anche soddisfazioni e successo. Probabilmente questa è la settimana per sciogliere dei dubbi, delle incertezze e di pianificare, di prepararsi a questa nuova fase, di essere molto attenti, molto precisi. Infatti il mercante in realtà può fare riferimento sia a noi stessi e dirci che abbiamo dei buoni propositi, abbiamo delle ottime soluzioni, anche delle idee, qualcosa di favorevole che può essere a lungo termine, nel senso svilupparsi molto positivo, in modo molto positivo successivamente, quindi nel futuro. Però dobbiamo concentrarci adesso al massimo, anche per chi è alla ricerca di lavoro. Può arrivare una proposta, un coinvolgimento, come vi dicevo anche una collaborazione, delle idee molto interessanti e quindi le cose finalmente si possono muovere nel modo giusto. Per alcuni addirittura di iniziare nel corso della settimana, per altri di piantare quei semini giusti che poi insomma nasceranno successivamente delle nuove indicazioni, ma io direi che queste carte possono portare veramente ad un nuovo inizio perché indicano appunto una nuova fase per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!